Benvenuti studenti a questa lezione a distanza di linguaggi e codici. Ovviamente, come potete vedere, ho messo alle mie spalle un lenzuolo per impedire che voi vediate dove vivo, con chi vivo e come vivo. Inoltre non pensate che io non sappia cosa state facendo dietro le vostre telecamere spente, ma non è un problema, ne riparleremo all'esame. Avete tutti il vostro quaderno? A chi non è ancora arrivato, potete guardare nella telecamera del vostro vicino. Allora, iniziamo. Questo, oltre ad essere il vostro quaderno dei compiti, è ottimo anche per ricordare e imparare i codici che andremo a studiare. Infatti, su tutta la copertina sono iscritte le lettere dell'alfabeto latino più alcune che non utilizzeremo sul fondo. In ogni riquadro colorato abbiamo la lettera corrispondente all'alfabeto fonetico e il relativo codice Morse. Partiamo dalla A. La A corrisponde ad alfa e come codice Morse corrisponde a un puntino e una lineetta lunga con questo bel color rosso fuoco. La B di Bravo con questo color ocra è lineetta lunga, puntino, puntino, puntino. La C di Charlie, che invece è un bel colore arancione, è una bella scala, rosso fuoco, un color ocra e un arancione. La C di Charlie ha linea lunga, puntino, linea lunga, puntino. Avanziamo con questo blu, delta. Il codice Morse per il blu è linea lunga, puntino, puntino, simile alla B ma con un puntino in meno. Passiamo poi alla E, la E di Eco. La E è molto semplice, basta un puntino ed è fatta. Con questo bel rosa molto carico. Passiamo alla F di Foxtrot, dentro questo bel viola. La F è composta con due puntini, linea lunga, puntino. Passiamo poi subito alla G di Golf. Linea lunga, puntino, in questo bel verde foglia. Passiamo alla meno usata H di Hotel, che è semplicemente 4 puntini, in questo bell'azzurro, quasi un verde acqua direi. Passiamo a quest'altro rosa un pochettino più magenta di I di India. La I di India è, come vedete, abbastanza simile alla E, solo con due puntini al posto di uno solo. La ancora meno usata J di Juliet è puntino,
linea lunga, linea lunga, linea lunga, in questo bel rosso. Scendiamo alla K di chilo, in questo bel giallo ocra, come la B di bravo. La K di chilo è linea lunga, puntino, linea lunga. Si passa poi di nuovo a questo magenta con la L di Lima. Lima A, puntino, linea lunga, puntino, puntino. Torniamo al blu, dopo la D, la M di Mike. Mike è composto da linea lunga, linea lunga. State seguendo tutti? Andiamo avanti. La N di November con questo verde molto particolare. A, linea lunga, puntino. Andiamo avanti con la O di Oscar. Come vedete, tutte le vocali sono abbastanza semplici. La O di Oscar è linea lunga, linea lunga, linea lunga. Questo bel verde foglia, come golf, che era qua sopra. Passiamo poi alla P. La P di papa, ed è composta da puntino, linea lunga, puntino. Di nuovo un rosso fuoco, come Alfa e come Juliet. La Q di Quebec, regione del Canada francese. Quebec è linea lunga, puntino, linea lunga. Si passa poi di nuovo al rosa, che è lo stesso di Eco. La R di Romeo, perché c'è anche Juliet, no? La R di Romeo è punto, linea lunga, punto. Si torna al giallo ocra uguale a chilo e uguale a bravo con Sierra. La S di Sierra è puntino, puntino, puntino. Torniamo al viola che abbiamo già visto con Foxtrot. La T di tango. La T è abbastanza semplice, è una lineetta lunga. Scendiamo nella T di tango, arriviamo alla U di uniforme, con questo bel verde acqua quasi azzurro come hotel. La U di uniforme è puntino, puntino, linea lunga, un po' più complessa rispetto alle altre vocali. Passiamo alla V di Victor con puntino, 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 lineetta, con questo bel color viola che abbiamo già visto in Foxtrot e in tango. Passiamo poi a Whisky con questo arancione che abbiamo già visto in Charlie, con puntino, lineetta, lineetta. Non la utilizzeremo molto. Passiamo poi alla X di X-Ray con lineetta, puntino, puntino, lineetta. Abbiamo questo bel blu che abbiamo già visto in Mike e in Delta. Arriviamo poi alla Y di Yankee
con questo bel rosa che abbiamo già visto anche in Lima e in India. La Y di Yankee è composta da lineetta, puntino, lineetta, lineetta. L'ultima lettera del nostro alfabeto, la Z di Zulu. Questa è una tra le più complesse ed è puntino, puntino, lineetta, puntino, puntino. L'ultimo che faremo sarà il dash o la linea in mezzo che mettete nelle vostre mail o in mezzo ai vostri nickname, con linea lunga, puntino, 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 lineetta. E poi queste 3 lettere che non useremo, questa che comunque puntino, lineetta, puntino, lineetta, 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 puntino, puntino, lineetta, lineetta, puntino, lineetta. Avete preso appunti? Avete copiato? Presto faremo degli esami a riguardo. Ci sarà sia il dettato che lo scritto, sia in alfabeto fonetico, sia in codice Morse. Vi avverto sin da subito che utilizzeremo lo standard per chiamare le lineette e i puntini, che sono T e Ta. È molto più semplice effettivamente usare questi suoni piuttosto che graficamente ricordare le lineette e i puntini. Ad esempio, se volessimo fare la parola mare, dovremmo fare ta, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti. Spero che la lezione vi abbia intrattenuti quel minimo da risultare interessante. Vi auguro un buon pomeriggio, ragazzi. Ci rivedremo alla prossima per qualche esercizio.